Ciao a tutti, sono Claudio del Caffè La Mia Passione, bentornati sul mio canale. Oggi finalmente vi faccio la classifica della miglior macchinetta di questo 2021 a cialde o capsule e vi darò finalmente la guida che tutti voi mi avete richiesto, ovvero Claudio, consigliami qual è la macchinetta migliore da comprare. Prima di iniziare però vi rimando al video di settimana scorsa dove ho parlato della macinatura del caffè, un aspetto così piccolo ma così importante per la riuscita del caffè e vedrete che è un argomento che tornerà anche in questo video, quindi se non l'avete fatto andate a guardare quel video. E già vi anticipo, settimana prossima parlerò della Licia di De Longhi, la moka elettrica programmabile, e farò una recensione di questa moka. Inoltre, prima di iniziare vi ricordo che adesso vado a premiare, ma vi dirò solo alla fine chi ha commentato lo scorso video, ha lasciato un like e si è iscritto al canale, quindi se non siete iscritti e non avete ancora commentato questo video, mi raccomando, appena finite il video andate subito a commentare perché settimana prossima potreste essere voi che vincerete un premio e un assaggio di cialde o capsule per la vostra macchinetta che avrò il piacere di inviarvi. Ma adesso iniziamo il video, la classifica delle migliori macchine del 2021. Bene. Allora, prima di iniziare questo video vorrei fare un ragionamento con voi. Darvi una risposta su qual è la miglior macchina è abbastanza difficile. Innanzitutto io direi che i più furbi di voi mi seguono su Instagram e vedono nelle storie che io pubblico che macchinetta ho a casa e quello un po' indicativo di quale sia la miglior macchinetta, un po' lo è. In generale dobbiamo fare un ragionamento un po' più generico, ovvero se voi mi domandate qual è la miglior autovettura da acquistare, io potrò consigliare a tanti di voi una Tesla, che può essere una macchina grande, confortevole, molto comoda, ma se qualcuno di voi la utilizzerebbe solo in città, ha bisogno di piccoli spazi dove parcheggiare e tutto quanto, probabilmente la Tesla non sarà la miglior macchina da consigliarvi. Ed è un ragionamento appunto che si può sposare sulle macchine a cialde o capsule, simile, nel senso che è difficile consigliare a tutti voi la macchina unica e giusta. Ci bisogna fare un ragionamento anche in base appunto a quanti caffè si fanno, a che cosa ci si aspetta dalla macchina, perché magari qualcuno di voi farà un caffè al giorno, sì e no, e quindi può andare su una macchina relativamente costosa, oppure qualcuno di voi fa un semplice caffè che poi butta in un cappuccino, quindi neanche sta a notare che tipologia di estrazione e la bontà del caffè, mentre altri di voi saranno invece molto più interessati a macchine più professionali e sono molto più attenti al gusto, quindi ovviamente questi due tipi di esigenze sono molto diverse. Così come chi di voi ha bisogno di una macchina da lasciare sempre accesa perché magari in ufficio fa 10, 15, 20 caffè al giorno. Sono esigenze totalmente diverse che sposano appunto come miglior macchinetta una di queste o anche altre che adesso vi andrò a dire. Io ne ho fatto una classifica in base al prezzo. Quindi iniziamo con la miglior macchina economica o super economica che sta sotto i 40-50 euro. In questa fascia di prezzo di macchine ce ne sono tante, spesso le macchine che si trovano sotto i 40-50 euro sono macchinette che hanno un sistema di capsule chiuso, ovvero funzionano solo con le capsule del produttore che vi ha fornito la macchinetta, oppure sono chiuso ma comunque che si trova sul mercato e mi vengono in mente alcuni esempi tipo Bialetti, Fiorfiore Coop, compatibilità martello, oppure Lui Espresso, oppure Caffitali, sono tutte macchine che hanno tendenzialmente solo la compatibilità con quelle del produttore, ma poi si trovano anche alcune compatibili sul mercato. Io queste macchine tendenzialmente mi sento di sconsigliarvele perché è vero che all'inizio ve le regalano, ve le fanno pagare molto poco, appunto sotto i 40 euro, ma poi sarete molto limitati nella scelta del caffè, perché ad esempio i caffè principali quali Borbone o anche quelli delle piccole torrefazioni come la mia non troverete la compatibile per queste tipologie di compatibilità appunto di macchine che vi ho indicato. Quindi sarete molto limitati nella scelta e spesso queste compatibilità particolari hanno anche un costo del caffè superiore a quelli di cialde compatibili o capsule in espresso o capsule a modo mio, che essendo le più compatibili hanno anche un prezzo di mercato più basso. Quindi se proprio vogliamo spendere poco, sotto i 40-50 euro, io vi consiglio la Lavazzatini. Questa macchinetta è compatibile appunto tutto il mondo Lavazza a modo mio, si trovano tantissimi compatibili, il risultato in tassa del caffè è buono. Certo, una macchina made in Cina, quindi tendenzialmente i primi 2 anni alla garanzia Lavazza, ma altrimenti poi è un po' una macchina che si getta, è difficile riparare, quindi se vi si rompe la buttate, però almeno l'avrete pagata poco. Ovviamente non fategli fare troppi caffè a una macchina del genere, ma è una macchina adatta a pochi caffè al giorno. Vi lascio in descrizione sia del Latini sia di tutte le altre macchine che vedete il link in offerta Amazon per andarle a comprare. Ovviamente cercate di dare priorità al vostro negozio di fiducia e non comprare tutto su Amazon. Su queste macchine che io
giochiamo su e getta, probabilmente la competitività di Amazon è imbattibile, ma quando andate su macchine più professionali rivolgetevi al vostro negozio di fiducia perché vi farà assistenza, vi aiuterà, oppure comprate dal mio sito, vi lascerò il link in descrizione. Ovviamente chi compra il mio sito ha una serie di vantaggi, tra cui l'assistenza WhatsApp diretta con me per qualsiasi dubbio, perplessità o malfunzionamento della macchina. Abbiamo un contatto diretto su WhatsApp o via mail che io ho riservato a chi acquista il mio sito e vi lascio il link in descrizione, così come anche del canale Telegram dove vi mando sempre le offerte che trovo in giro sia su Amazon, e quindi iscrivetevi anche al canale Telegram. Passiamo adesso alla fascia delle economiche. Per economiche intendo tra i 50 e i 60 euro, quindi se si possono spendere 10 euro in più rispetto a una lavazza Tini, vi consiglio di andare sulla Nespresso Inizia. È una macchina molto affidabile, ha la sua età, ma questo la rende ancora più affidabile perché appunto tutti i difetti sono stati corretti. Rispetto alla Tini ha una qualità dei materiali rispetto alla lavazza Tini leggermente migliore, ha una macchina comunque molto veloce, fa un buon caffè, il sistema Nespresso non è male anche se la capsula ha solo 5,5 grammi di caffè, però il risultato in tazza è abbastanza buono. Se andate a vedere il video che vi lascio sopra in descrizione, dove ho regato Borbone Blu con tutte le macchine che state vedendo, vedrete che bene o male il risultato in tazza anche fatto un espresso è buono. Se si può spendere di più e ci iniziamo a girare un budget intorno ai 100 euro, si iniziano a trovare le macchine a cialde. Io ovviamente la cialda la consiglio perché è l'estrazione più simile all'espresso bar. È vero, le macchine a cialde costano di più perché appunto parliamo di circa 100 euro, poi in descrizione sempre sul mio sito trovate le offerte che variano spesso, ma macchine a cialde intorno ai 100 euro si trovano. E perché costano 100 euro? Innanzitutto perché sono made in Italy, tendenzialmente sono fatte meglio, sono più robuste, e in più la cialda ha anche il vantaggio di essere compostabile e quindi aiutiamo anche l'ambiente rispetto alle capsule. In più c'è la Best Seller Frog, che è la macchina più venduta in Italia. Questa magari a 100 euro non si trova, magari in offerta sui 119, 129 si può trovare. Fa un buon caffè, io non amo troppissimo le plastiche, tendo a preferire macchine un po' più robuste. In questa fascia di prezzo qualcuno di voi mi vorrà dire che ci sono anche le macchine a braccio, come la DeLonghi che vi faccio vedere in sovraimpressione. Queste macchine sono delle finte macchine bar, tra virgolette, hanno la stessa tecnologia diciamo di una macchina bar, quindi si mette nel filtro del caffè e si eroga come al bar, ma come spiegavo nel video della macinatura ci sono delle complessità che fanno sì che il caffè non sia facile da farlo uscire in maniera uniforme. Mentre nelle macchine a cialde e capsule il caffè uscirà sempre uguale, in queste macchinette dipende da che caffè ci metterete, se sarà macinato giusto per una macchina a braccio oppure dovete trovare una miscela macinata appunto per le macchine espresso, altrimenti le miscele fatte per moka verranno leggermente acquose in una macchina a braccio. Quindi la macchina a braccio ha una manualità che necessita appunto della macinatura del caffè, della pressatura e poi dell'erogazione. Sono tanti passaggi che sembrano delle sciocchezze, ma per fare un ottimo caffè invece bisogna trovare un equilibrio, quindi una manualità che in queste macchine non c'è, in quelle c'è. Ma se siete appassionati di farvi il caffè con una macchina a braccio o una macchina espressa, appunto a quel punto vi devo consigliare una macchina semiprofessionale, non può essere la DeLonghi. La DeLonghi è una macchina veramente entry level, può andare bene giusto se non si può spendere di più, ma altrimenti io vi consiglio una macchina semiprofessionale come quelle che vedete nei miei video. Costa qualcosa in più ma è di un altro livello. A quella macchina andrebbe abbinato un piccolo macinino che vi lascio sempre in descrizione il link, perché la macinatura è fondamentale per la riuscita dell'espresso. Se avete una macchina a braccio non ci potete mettere la polvere da 250 grammi che di solito è macinata per moka. Dovete trovare o un caffè già macinato per espresso oppure dovete avere un macinino, regolarvi la macinatura e a quel punto giocate a fare i baristi e a far riuscire l'espresso perfetto che vi ho raccontato appunto nel video della macinatura, a cui vi rimando. Se stiamo già intorno a un budget di 100 euro, a quel punto io vi consiglio di spendere per l'Aroma Plus, perché è una macchina che, se avete visto la recensione, è molto forte, molto consistente, ha la ghiera regolabile in ottone che io considero un plus fondamentale, che permette di regolarla e farla durare di più la macchina, e al contrario delle altre macchine piuttosto usa e getta, questa è una macchina che può essere riparata facilmente, quindi vi durerà veramente tanti anni. Inoltre vi rimando al video in cui vi ho fatto vedere l'Aroma Plus personalizzata per voi in esclusiva con il termostato a 98 gradi. Tanti di voi amano il caffè bollente e di tutte queste macchine chi di voi ama il caffè veramente molto caldo deve comprare per forza l'Aroma Plus, e ci siamo fatti fare l'aroma in esclusiva a 98 gradi e anche di questa vi lascio il link in descrizione. È la macchina con il termostato più caldo e quindi per chi ha esigenze veramente che ama il caffè caldo non può che comprare necessariamente l'Aroma Plus con il termostato a 98 gradi. E quindi per chi è la Faber Slot Deluxe? La Faber Slot Deluxe è
eredita i pregi delle macchine a cialde di prima, costa decisamente di più perché costa oltre 200 euro, ma ha un design veramente unico. Quindi a chi mi sento di consigliare la Faber Slot Deluxe? A tutti quelli che sono innamorati del proprio design. D'altronde un design con queste finiture oro, con questo colore opaco, ovviamente è dedicato a chi non può fare a meno di questa estetica veramente favolosa e quindi è disposto a spendere di più, non tanto per una qualità di estrazione, perché ripeto, anche questa macchina a cialde o anche la Frog fanno un ottimo caffè, qui è proprio un discorso di estetica, una macchina molto più bella, molto più appariscente, ha dei colori fantastici e grazie alla collaborazione con Faber, in descrizione sul link che vi lascio del mio sito, trovate probabilmente il miglior prezzo sul web e vi ricordo che quando spendete una certa cifra per una macchina è importante che compriate da chi vi riesce a fare assistenza, quindi che sia il mio sito o che sia un altro rivenditore, affidatevi solo a rivenditori autorizzati che vi fanno anche assistenza. Ricevo decine di mail ogni giorno dove tanti mi chiedono dei consigli, ma tanti mi parlano dei problemi che hanno con la macchina e non ricevono assistenza dal sito dove l'hanno comprata. Dovete comprare o in negozio di fiducia, che vi aiuta anche nell'assistenza, oppure rivolgetevi solo a siti affidabili, appunto come il mio, perché vendervi una macchina iper scontata ma poi lasciarvi a piedi se c'è un problema, secondo me è un vero peccato e poi vi dovete risolvere e andare a perdere quei soldi che avete risparmiato per i problemi di assistenza. Cosa manca a questa classifica? Le super automatiche. Non ne ho parlato delle super automatiche perché voi sapete non mi stanno molto simpatiche. Non mi stanno molto simpatiche primo per il costo, perché tendenzialmente costano sempre almeno 300 euro e secondo me è una cifra veramente costosa. In più ereditano i difetti le macchine espresso, cioè la necessità di stare sempre a regolare la macinatura. Chi non la regola mai probabilmente non capisce il valore della macinatura e lo devo rimandare a vedere il video di come si regola la macinatura. La macinatura è fondamentale per il risultato in tazza. Una macinatura perfetta va riregolata tendenzialmente ogni giorno, quindi le super automatiche sono automatiche teoricamente, ma poi ogni caffè che si cambia e teoricamente ogni giorno dovremmo stare a porre attenzione se la macinatura, nonostante siano cambiate le condizioni di temperatura e di umidità di quel giorno, sia perfetta per un ottimo risultato in tazza, a meno che non sia così superficiali da non curarsi di tutto questo, non essere così interessati all'ottima riuscita dell'espresso e allora in quel caso la si lascia sempre impostata. Un altro difetto che io trovo delle super automatiche è che non si può fare un deck se all'interno della campana o appunto del contenitore del caffè in grani c'è un'altra miscela. Un'altra cosa importante delle super automatiche è importante pulirle bene. Io ho tanti amici che hanno le super automatiche, ma nessuno pulisce bene il contenitore del caffè. Il caffè in grani produce dei grassi e quindi quel contenitore andrebbe lavato spesso, un'operazione molto scomoda e che in pochi fanno. Quegli oli che rimangono all'interno del contenitore, con lungo andare e l'ossidazione, avranno un sapore brutto che contaminerà anche i chicchi buoni. Quindi per me le macchine super automatiche, oltre al costo veramente eccessivo, comportano delle manualità tutt'altro che automatiche che mi sento di sconsigliarle. Quindi per me esiste chi vuole un caffè standard, costante, buono e allora si rivolge alle macchine a cialde e capsule, oppure chi si vuole cimentare a fare il piccolo barista, sperimentare macinatura, pressatura e erogazione in tazza, a quel punto deve scegliere le macchine espresso e su quelle io consiglio di andare almeno su una macchina semi-professionale come quella che vi ho lasciato in descrizione. Bene, quindi vi ho fatto un excursus su tutte queste macchine e anche alcune non presenti su questo tavolo perché non c'entravano. Comunque se volete continuare a approfondire il mondo del caffè iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in maniera tale che ogni sabato verrete aggiornati sul mio nuovo video e in più lasciatemi nei commenti vostri dubbi e domande su cosa ne pensate di questo video, qual è la macchina che avete scelto e domandatevi pure se avete qualche dubbio. Inoltre vi anticipo già che sto facendo un video speciale con le vostre domande, quindi fatemi pervenire le vostre domande nei commenti, risponderò a tutto in un video dedicato. E adesso vi dico chi ha vinto di sabato scorso è stato sorteggiato tra i commenti e tra gli iscritti al canale e se volete essere sorteggiati voi iscrivetevi e commentate questo video e con questo un abbraccio, vi saluto e alla prossima! Eccoci a vedere chi ha vinto questa settimana, inseriamo il link al video e vediamo chi tra quelli che hanno commentato lo scorso video e sono iscritti ha vinto un omaggio. Lolita, complimenti, hai vinto tu con questo commento. Scrivimi alla mail che trovi in descrizione e scrivimi che macchinetta hai e il tuo indirizzo con anche un cellulare per il corriere e sarà un mio piacere inviarti un piccolo omaggio.